Cari amici di Smart Video Fotografi, benvenuti finalmente in questo nuovo video. Come vedete siamo a Soli nuovamente per l'estate, visto che è fa molto caldo, qui un pochino meno, speriamo che di non arrostire. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale, ovviamente azionare la campanella se volete ricevere notifiche di video che posterò nel corso di questa lunga estate. A questo punto non mi resta che dirvi cosa conterrà questo video. Oggi andremo a rivedere di nuovo un'applicazione che io ho provato sul canale e uso attualmente per tutti i miei contenuti, che è Photoroom. Cosa andremo a fare con Photoroom? L'avrete visto sicuramente su TikTok miliardi di volte. Andremo a praticamente realizzare un'immagine di profilo di Facebook, questa cosa molto semplice, e poi andremo a fare un effetto bokeh, cioè uno sfocato dietro con qualsiasi diciamo fotografia, qualsiasi selfie che abbiamo scattato col nostro smartphone, anche se non abbiamo ovviamente l'opzione ritratto. Questo un po' per tutti quelli che ovviamente sono fuori da questo mondo dei ritratti, che è una funzione che praticamente poi si può, vedrete come si può ovviare a questo problema. Quindi detto questo, andiamo a vedere cosa contiene questo video. Ciao. Allora, la prima cosa, lanciamo Photoroom. Io ovviamente ho la versione pagata, ma potete lo stesso fare le immagini di profilo di Facebook, e vale anche per YouTube, ok? L'immagine del profilo. Eccole qua, le immagini di profilo sono tutte queste, possiamo andarle a vedere tutte cliccando su Vedi tutto, e ci fa vedere ovviamente tutte le immagini di profilo che abbiamo a disposizione, cioè tutti i template, non sono questa io, quindi bisogna che ne scegliate una vostra e poi le andate a mettere all'interno di YouTube o Facebook. Scegliamo questa per esempio, ok? E a questo punto vedete che c'è un segnaposto. Questo è un segnaposto dove cliccheremo all'interno e andiamo a questo punto a scegliere, non dalla libreria di Photoroom, ovviamente dalla nostra libreria, una nostra foto. Io vado su album e vado a scegliere all'interno di preferiti una mia immagine. Allora, ho detto preferiti, andate su recenti, ma è preferiti. Questa è, cosa succederà? Photoroom scontornerà ovviamente la vostra immagine una volta caricata, perché da un modo da infilarla ovviamente all'interno, nel contesto del template che abbiamo utilizzato. A questo punto cosa si fa? Molto semplicemente si va a salvarla all'interno del rollino, potete anche postarlo ovviamente, e andiamo su Facebook a vedere che effetto che fa, ovviamente se è vero, ok, che la dimensione è giusta. Bene, andiamo in Facebook, andiamo all'interno del nostro profilo e clicchiamo su immagine di profilo. Vabbè, c'è il cagnolino, lo possiamo anche togliere e andiamo a sostituire ovviamente l'immagine che abbiamo. Selezioniamo un'immagine, vedrete che dovrebbe apparire, ecco la prima, vedete, eccola qua, vedete che è centrata perfettamente, quindi faccio salva, la mia immagine è perfettamente centrata, perfettamente inserita nel mio profilo, nelle mie immagini di profilo. Vedete come è bello facile? Allora, la seconda cosa che vi voglio far vedere è come fare un effetto bokeh, un effetto sfocato dietro, se non abbiamo ovviamente un telefono è in grado di fare questa funzione, no? Abbiamo un telefono magari un po' datato, che non abbiamo l'effetto ritratto, oppure vogliamo fare un effetto un pochino meno marcato, cioè vogliamo fare un effetto sfocato dietro. Ragazzi, voglio farlo, basta, ho deciso. Quindi in Photoroom, ovviamente cancellando il scena dal progetto che stiamo facendo, andando su più, andiamo a selezionare, io prenderò un selfie, quindi andiamo su album, andiamo in fondo, ci sono i selfie e andiamo a scegliere un selfie. Certo, non tutte le immagini verranno scontornate bene, però vedrete che cosa pazzesca adesso vi sto mostrando. Quindi io adesso vado a prendere questa mia immagine, se tutto funziona, se l'immagine ovviamente è abbastanza compatibile, lui va a scontornare la mia persona, ma facendo così, andando su immagine originale, io risulterò già scontornato, vedete che la mia persona è scontornata, vado sullo sfondo, ok, oppure vi faccio vedere, se io vedete ho i layer, funziona layer come tipo Photoshop, vado su sfondo, a questo punto vado su sfoca e il gioco mio è fatto praticamente, ok, è fatto, vedete, è fatto ragazzi. Posso scegliere il tipo di sfocatura che mi va
e sfocare e ovviamente diminuire la sfocatura o aumentare. A questo punto faccio così, salvo all'interno di rollino fotografico, andiamo a vedere l'effetto. Ok, questo potrebbe essere anche una storia o un post di Instagram. Andiamo in rollino, eccolo qua, guardate un po'. Avete visto perché lui scontorna praticamente la mia persona, diciamo il soggetto, e tenendo a questo punto, andando a selezionare immagine diciamo completa, che sarebbe la grandezza diciamo dell'immagine, abbiamo i due aspetta, questa è un'altra prova che ho fatto, i due oggetti. Adesso arriva i due, diciamo, oggetti separati, sia la mia persona che avevo scontornato e il fondo. Non l'ha memorizzato perché non l'ha memorizzato e ogni tanto succede che non tenga la cosa che si fa. Bisogna che stiamo attenti a questa cosa. L'ho riscontrato, quindi bisogna che noi non usciamo da Photoroom, ma torniamo indietro nel progetto e diamo la possibilità di salvare. Una volta non era così e adesso invece è così. Allora ragazzi, l'ho dovuto rifare, ma per farvi vedere solamente che io sono due oggetti separati. Vedete, se io mi prendo ovviamente al posto mio, ok, cioè non c'è niente, quindi mi rimetto dove voglio. Posso anche, come dire, ingrandirmi e ok, e avere un'altra posizione, se ovviamente la foto permette. Bene carissimi, mentre in spalle ho la bellissima Sori, vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito nuovamente a iscrivervi al canale, ovviamente azionare la campanella se volete ricevere le notifiche dei video che posterò. Spero che vi sia piaciuto e Photoroom è veramente un'applicazione eccezionale, che non ho detto ma gira su Android e iOS. Quindi detto questo vi auguro un buon mese di fine giugno e inizio agosto, ovviamente sì, siamo magari luglio, dopo giugno, cosa ne dite? E vi rimando al prossimo video, ciao! Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente da dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!